Siamo qui alla Maisonette Ristro nel quartiere di Garbatella. Stiamo per intervistare una ragazza di 16 anni appassionata di musica e indovinate un po', io ero la sua babysitter. Andiamo a scoprire insieme chi è. Ciao Emma, buongiorno. No. Ciao Emma. Ciao Ali. Come stai? Agitata? Sì. Ok, molto. no, rilassiamoci. Ok. Beviamoci questo caffè, serenità qui alla Maisonette, tranquilla. Io e te ci conosciamo, siamo amiche su Facebook, però ci conosciamo perché in realtà ti ho fatto da babysitter. Purtroppo mi hai fatto da babysitter. Grazie. Sì. A 16 anni, quasi 17, che cosa fai? Cosa studi? Studio lingue al Virgilio, studio tedesco, francese, inglese e nel tempo libero canto. E quando ero piccola mi ricordo che mamma mi ha iscritto subito a Testaccia, una scuola per bambini. A 10 anni, 11 anni ho cominciato a fare dei corsi di coro, poi ho cominciato chitarra. Ho scoperto che tu Facebook ce l'hai avuto proprio piccola, fine novembre del 2010. E se i miei calcoli sono giusti, tu a fine novembre del 2010 avevi da poco 9 anni. È stato un tuo desiderio quello di chiedere Facebook a 9 anni? Sì, perché io ero l'unica che in classe non aveva il cellulare. Ok. E l'unica cosa che mi hanno concesso era quella di avere Facebook, però mi ricordo che sono stata la prima ad avere Facebook. Perché nessuno dei tuoi compagni? nessuno ce l'aveva. Ok, però avevano il cellulare. Esatto. E ti ricordi più o meno come lo utilizzavi? Pochi mesi dopo che io me lo sono fatto, tutti i miei amici si sono fatti Facebook. E quindi, Tutti i tuoi coetanei, sì, quindi? Esatto. Quindi a 9-10 anni vi Sì. siete fatti tutti Facebook. Molte volte io posto delle cover o dei video in cui canto e suono i miei pezzi, le posto su Instagram. Ok. E a volte mi fermano a scuola e mi dicono: ho sentito che hai pubblicato questo video, e quindi è anche un modo che mi aiuta per farmi conoscere. Però utilizzi, mi hai detto, Instagram. Sì. Ok. Instagram ti ha aiutato anche a fare altre scoperte, di diventare magari anche fan, tra virgolette, di qualcuno che però non ha un grande riscontro a livello nazionale o mondiale, insomma. No, sì, ci sono un sacco di ragazze che magari non sono molto conosciute e che postano anche loro video in cui cantano, e io le seguo, americane, francesi, inglesi, io le seguo e sento loro che cantano, però non sono famose. Cioè, secondo me un'esagerazione nell'adolescenza in cui si emula un sacco la moda, ok? Quindi tutti questi fashion blogger che ci tartassano i cocomeri. Sì. E mi sembra che le ragazze emulino molto le fashion blogger, quindi vedo ragazzine di 14, 15, 16 anni. Anche 13. Ok, perfetto, mi confermi anche 13, che si ritrovano a fare le cosiddette poser. Come la vivi tu Allora, da adolescente? Ci sono persone che usano i social come magari li uso io per farsi conoscere, per far vedere la propria passione, però ci sono anche molte persone, come dici te, che lo usano magari per fingere di sentirsi più grandi o di atteggiarsi. Ok. E magari tu vedi queste persone dal vivo e sono completamente diverse, si atteggiano molto sui social, fanno le fashion blogger sia anche a 13 anni e poi le vedi di persona e sono completamente diverse. Senti, ti è capitato di fare amicizia sul social e poi di conoscerla nella realtà in un secondo momento? Sì. Ti è capitato? Sì. È stata una bella scoperta? Sì, una bella esperienza. Mi ricordo ancora 5 anni fa, io ascoltavo One Direction. Ha confessato, ascoltavo gli One Direction. Che cazzo si dicono? One Direction. One Direction. E andavano di moda le fanpage, sì. E io una volta stavo su una fanpage di One Direction, ho conosciuto l'amministratrice di questa pagina, dovevamo andare allo stesso concerto e l'ho beccata casualmente sul mio stesso treno, nel mio stesso vagone, e siamo stati tutto il tempo insieme in treno, abbiamo fatto il concerto insieme e poi io un anno dopo sono andata da lei a Napoli e sono stata con lei 2 giorni, quindi l'amicizia è continuata. Comunque per consolarti, che tu ti ascoltavi One Direction, io le tatuami ascoltavo i Blue. Ciao a tutti. Tu avevi già il social chiaramente quando c'è stato il boom degli One Direction, quindi
com'è essere fan a 15 anni con tutti questi social? Perché io e la regia, che non si vede adesso, noi ci compravamo i giornaletti, il famosissimo Cioè. Io pure lo leggevo, però. Anche tu lo leggevi? Ma fantastico! Avevo la collezione di E Cioè. quindi le notizie degli One Direction, i poster, li mettevi Io tu ce in l'ho campo. ancora i poster di One Direction. Ah, confessa, non li ho ancora Valeria, levati. confessa, brava. Mi vergogno, però non li ho ancora levati. Brava, lo bruciamoli Purtroppo. però adesso, va bene? Tra voi adolescenti esistono dei social che secondo me, dal mio punto di vista, sono tremendi e favoriscono il bullismo, dove praticamente la persona ha la possibilità di fare una domanda a un altro utente in modo anonimo. La mia domanda è: perché usate queste applicazioni che secondo me vi massacrano a livello individuale? Adesso ci sta questa nuova applicazione, tu appunto metti l'indirizzo nella bio di Instagram e pubblichi le domande che ti fanno sulle stories. Perché l'ho fatto non lo so, perché sinceramente perché ce l'hanno tutti, Ok. lo ammetto, e perché un po' sotto sotto mi interessa sapere quello che la gente pensa di me, magari non ha le palle di dirmi di persona. Ok. Chi ha spopolato perché, diciamoci la verità, ognuno piace farsi gli affari degli altri e dire cose che non può dire dal vivo, può Ok. dire senza essere scoperto. Mi è arrivata un po' di tempo fa una domanda, dicevano che sì, sono brava a cantare, però me la credo troppo, oppure che sono un cesso, oppure che sono cicciona. Allora, una volta mi hanno scritto una cosa in napoletano, diceva: c'è più gente nel letto di tua madre che in posta alle di poste. tirare la pensione. Io un po' ho riso perché non sapevo come reagire. Conosco il letto di mia madre, Conosco il letto di mia non vedo madre, tanta gente. non c'è neanche lei perché non Lavora, quindi. quindi non ci sta. Mi hanno anche detto che quando rispondo alle persone in anonimo sono stronza, perché gli rispondo facendo le battutine. Allora, se rispondi male sei cattiva, se invece rispondi, gli fai vedere che sei triste, ti dicono Fai sei una vittima. frignona, sei una frignona. vittima, quindi a quel punto io non so come devo Senti, rispondere. in relazione a questa applicazione, che per me, ripeto, mi vengono i brividi solo a pensarla, si parla sempre del bullismo. Il social non peggiora in realtà questa cosa? Ma Perché sono tutti bravi a scrivere dietro un computer. È successo alle elementari, io ero in quinta e cominciavo a pubblicare le prime cover su YouTube. Essendo così piccola l'inglese non lo sapevo bene e mi ricordo che un giorno mio padre mi fece una sorpresa e mi pubblicò un video su YouTube, però aveva sbagliato a scrivere il titolo della canzone e c'erano delle persone che si divertivano a prendermi in giro e quindi mi mandarono un sacco di messaggi su Facebook dicendomi: oh, guarda che poraccia, non sai neanche scrivere. scusami, ma inglese." domanda mi sorge spontanea, tu avevi 10 anni all'epoca, quindi? Sì, E l'età di queste persone che ti un anno scrivevano? in più. Io sarei molto interessata a farti un paio di domande per un post che tu hai pubblicato il 30 gennaio del 2013, il che vuol dire che avevi 12 anni. Eri in seconda media, eri in Ho seconda paura, media, ho paura. ma questa cosa meravigliosa l'ho fatta anche io, solo che la mia fortuna, la fortuna della mia generazione, quindi negli anni 90, è che le facevano nel diario di scuola, quindi erano poche le persone che poi erano a conoscenza Invece di questo. l'ho messo E invece voi spesso. di un'altra generazione le avete pubblicate queste cose, quindi adesso io mi massacro. Gigi è qui apposta. Le scarpe che hai messo oggi, vuoi sapere la risposta? Non metto scarpe da 2 settimane. Ora qui ci stiamo domandando tutti per 2 settimane cosa hai fatto. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Io ho scritto no, vero? Andiamo oltre. Sì, vado d'accordo. Ti piace qualcuno? No. Adesso ragazzi vi confesserò la risposta di 5 anni fa, ma lei ha scritto: sembrerò matta ma mi piacciono 5 ragazzi: Zayn, Liam, Louis, Niall e Harry in One Direction. Oh madonna, un attimo. Geniale. Una lettera B. B. 5 anni fa hai scritto 5 Z L N H. Vabbè, mi sono molto divertita a fare questo gioco. Quando tu scrolli sul tuo cellulare, ci sono cose che dici: oh mio Dio, ma con che coraggio? O la gente che si mette in mostra, tanto Ok. si mette tanto in mostra e magari non se lo può permettere. Ok. Oppure le persone che si autoconvincono di essere in grado di fare qualcosa e poi sono oggettivamente
incapaci. Secondo me serve un po' di autocritica. Quanto ti limita a te il social nel conoscere poi magari nella realtà una persona? Mi limita perché se io vedo una persona che sui social magari si atteggia, mi sta antipatica a primo impatto, io sono sincera, penso che dal vivo Non ti avvicineresti a questa persona? No. Ti sei mai chiesta quanto le persone in realtà vedono di te sui social e chiaramente quanto poi tu sia diversa nella realtà? Io ho sempre cercato di essere sul social la persona che sono dal vivo, perché mi fa strano vedere una persona sul social in un modo e dal vivo in un altro modo, quindi io cerco di essere il più possibile me. Se adesso io ti chiedessi di cancellare i tuoi account, Facebook lo cancellerei tranquillamente, però senza Instagram non potrei stare. Senza social ognuno sarebbe diverso, forse con meno paranoie. Partiamo dal visualizzato e non risposto. È una cosa brutta, perché se un ragazzo mi visualizza un messaggio e non mi risponde, appello a tutti i ragazzi, imparate a rispondere. Dovete rispondere subito. O a togliere le risposte. Oppure a non visualizzare. Oppure non visualizzare mai, che direi bloccarci. meglio su Messenger, se non volete risponderci non visualizzate proprio il messaggio, sennò poi noi andiamo in Poi crisi. senza le paranoie, oddio non mi ha visto la stories, oddio non mi ha messo Quindi mi piace. pensi che ne so, le ragazze di 17 anni che vivevano negli anni 90 avessero meno paranoie? Paranoie diverse. Paranoie diverse. Allora ti farò sapere quando intervisterò qualcuno degli anni 80. Senti, io ho un'ultima domanda da farti. Volevo sapere se tu avresti il piacere di prenderti un altro caffè con Gigi. No. Sei una merda. Sì, Sei proprio una merda. Sì, sempre caffè forever and ever, perfetto. Va bene, allora ti ringrazio, è stato un piacere e volevo anche chiederti se vogliamo stalkerarti e vedere le tue cover, i tuoi brani dove canti. Mi potete trovare su Instagram, mi chiamo EMMGABB.